Caos calmo, ma non troppo. Partiamo dalle certezze, ovvero João Cancelo a Manchester City, Danilo alla Juventus e circa 28 milioni di euro di conguaglio nelle casse bianconere. Questa è un'operazione definita nel pomeriggio di ieri tra il club che detiene l'ultima Premier League e la Juventus, un'operazione portata avanti in prima persona per settimane dal responsabile dell'area sportiva bianconera Fabio Paratici, il quale, seguendo anche un po' le indicazioni di Maurizio Sarri, seguendo anche poi il suo fiuto in termini finanziari, ha deciso di lasciar partire un giocatore che lascia così Torino dopo una sola stagione caratterizzata da alti, nella prima parte di stagione a mio modo di vedere il miglior calciatore bianconero assieme a Cristiano Ronaldo, e da bassi, diciamo che dal post infortunio al menisco, post operazione al menisco, Cancelo non è che abbia brillato granché. Detto questo, io rimango un estimatore dei terzini tecnici, sebbene credo che Cancelo sia tutto fuorché un terzino, quindi personalmente mi dispiace che Cancelo sia partito, e secondo me, tra l'altro, alla corte di Pep Guardiola potrà fare davvero bene. Danilo atteso domani mattina al G-Medical, mentre atterrerà già in queste ore, ovviamente, a Caselle. Per una trattativa conclusa, ce n'è un'altra che invece si è arenata. Vedremo se in queste ore in maniera definitiva o seppure incredibilmente si apriranno nuovi spiragli. Il mio riferimento ovviamente è voluto a quello scambio che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku alla Juve e Paulo Dybala al Manchester United, più in trattativa separata Mario Mandzukic, sempre alla corte dei Red Devils. La sensazione, e forse qualcosina in più, è che siamo davvero in una fase complicata del dialogo. Perché? Perché semplicemente Dybala non ha ancora accettato l'offerta al Manchester United, non ha mai aperto concretamente al trasferimento in Inghilterra, e quindi, considerando che giovedì chiuderanno i battenti del mercato inglese, quantomeno in entrata, non c'è più tempo per tergiversare. E quindi, giustamente e legittimamente, come Dybala fa le sue valutazioni, il Manchester United porta avanti le sue. Non è un mistero che lo United avesse già l'accordo con la Juventus su uno scambio che complessivamente, quindi nelle valutazioni di ogni singolo giocatore, quindi di Lukaku e Dybala, per giocatore avrebbe dovuto portare rispettivamente circa 80 milioni di euro, senza conguaglio, ma con probabilmente l'affondo decisivo del Manchester su Mandzukic, che sarebbe stato molto più di un conguaglio considerando la componente anagrafica e soprattutto il fatto che piazzare Mandzukic con il suo ingaggio e con gli ultimi mesi trascorsi alla Juve è tutto fuorché semplice. Quindi asse caldissimo tra Torino e Manchester, con un'operazione definita, uno scambio, e con l'altro invece che si è arenato sensibilmente. Vedremo cosa succederà in queste ore, perché personalmente, e anche dalle informazioni in mio possesso, come avevamo scritto nei giorni scorsi su Gol, credo che la valutazione della Juventus su Dybala, a prescindere dal Manchester United, non sia cambiata, ovvero la gioia è a tutti gli effetti sul mercato. Era sul mercato, resta sul mercato. È chiaro che bisogna capire, qualora dovesse sfumare definitivamente da pista targata Manchester United, chi avrebbe chance di bussare alla porta della Continassa, perché la Juve comunque su questo scambio impostato con Lukaku avrebbe guadagnato circa, come dicevo prima, 80 milioni di euro, se non 90, quindi la valutazione che fa la Juve è quella, e per il momento offerte di quel tenore non ne sono arrivate in casa bianconera, e vedremo se ne arriveranno. Credo che per il momento sia prematuro ipotizzare nuove destinazioni per Dybala, sia prematuro ipotizzare nuove idee per l'attacco juventino. È chiaro che c'è fermento, e non potrebbe essere altrimenti, perché una volta che chiuderà il mercato inglese sarà anche difficile poi andare a ricavare della liquidità interessante da reinvestire prontamente, perché il mercato inglese è quello più ricco al momento ed è quello che ti consente, bene nel caso di Ken, di fare una plusvalenza, di fare plusvalenze importanti per sistemare il bilancio e al tempo stesso anche per farti rifiatare in chiave mercato in entrata. Insomma ragazzi, siamo pronti, siamo sul pezzo, ora ci trasferiremo a Caselle per cercare di scovare l'ultimo arrivo
in casa zebrata, ovvero Danilo, che come ho detto prima domani sottoporrà alle visite mediche al G-Medical e poi firmerà un contratto quinquennale da circa 4 milioni netti a stagione più bonus, operazione definita a sua totalità, e chissà che non ci possano essere altre sorprese in questo mercato che si pensava potesse essere più calmo, seguendo anche le indicazioni di Pavel Nedved, che al termine della passata stagione diceva è difficile migliorare questa squadra, ma che invece poi non dico che stia facendo registrare una rivoluzione a tutto tondo, ma sicuramente non siamo lontani da quella corrente di pensiero. Mi raccomando, se siete tifosi della Juventus, iscrivetevi al mio canale e mettete like nei video. Un abbraccio!